Perché scegliere un viaggio di gruppo? Quali sono i benefici e quali i compromessi? Ci tengo a chiarire che questo video non è in contrasto con la filosofia del canale. Puoi decidere di viaggiare da solo o sola scegliendo l'opzione del viaggio di gruppo organizzato da un tour operator o un'agenzia di viaggio, specialmente se stai facendo i tuoi primi passi verso l'esperienza di viaggiare in solitaria. Partiamo dai vantaggi di prendere parte a un viaggio di gruppo. Risparmi tempo. Questo è oggigiorno l'aspetto più importante dei viaggi organizzati. Se dovessi organizzare da solo un itinerario, quanto tempo dovresti dedicare alla ricerca dei luoghi da visitare, dei mezzi di trasporto da utilizzare, sia per raggiungere la destinazione che per attraversarla, degli hotel e di tutti i ristoranti? Pensa alla scelta dell'hotel. Dov'è? Quanto è lontano dal centro? Come sono le camere? Qual è il prezzo? C'è o no la colazione inclusa? Ha un parcheggio? Quanto dista dall'aeroporto? E cosa è meglio visitare di una località? Quando è meglio andare in quella destinazione? Farà caldo? Farà freddo? Devi quindi leggere guide, blog e vedere video su YouTube. Immaginati di rimetterti al computer la sera a fare queste ricerche dopo 8 o più ore di lavoro in ufficio. Ne hai voglia? Se ti affidi a un tour operator, ci sarà già qualcuno che avrà l'esperienza e la professionalità di organizzare un itinerario che tocca le località più importanti di un luogo. Risolverà per te ogni aspetto del viaggio, dalle strutture ricettive ai mezzi di trasporto alla gestione delle tempistiche, eccetera. Chiaramente il mio consiglio è di leggere attentamente i programmi di viaggio e di farti comunque un'idea della destinazione che vai a visitare, in modo da scegliere tra le varie proposte che trovi in agenzia di viaggio quella più vicino ai tuoi desideri e alle tue possibilità. Salti le code. Generalmente un buon tour operator non solo prenota i biglietti saltacoda all'ingresso di musei o siti archeologici, ma sa anche quali sono i momenti migliori per visitare quel determinato monumento. Ti faccio l'esempio del monastero dos Jerónimos a Lisbona, che prevede un ingresso dedicato ai gruppi solo in certi orari e dopo quell'orario anche chi è in gruppo deve farsi la fila come tutti i visitatori individuali, ore e ore sotto il sole. Ecco, questo è il tipico esempio dei vantaggi di viaggiare in gruppo e affidarsi a un buon tour operator. Risparmi soldi. A parità di servizi e di qualità risparmi soldi. Prendi l'itinerario di un tour operator e inizia a calcolare quanto ti costerebbe il viaggio da solo, con lo stesso albergo, ristoranti, guide turistiche, percorso automobilistico. Per esempio, una guida turistica che sta con te tutto il giorno, dipende chiaramente in quale parte del mondo sei, potrebbe costarti in Italia dai 180 ai 400 euro. Calcola il costo della benzina, dell'autostrada, dei parcheggi delle città che visiti. Tutto questo considerando la qualità del viaggio. Se decidi di fare un viaggio low cost, tipo zaino in spalla, strutture ricettive modeste, usi i mezzi pubblici e con guide cartacee alla mano, chiaramente il viaggio ti costa meno, ma non hai lo stesso comfort, le stesse caratteristiche e neanche lo stesso mindset dei viaggi di gruppo. Fai nuove amicizie. Il bello di stare in gruppo è di trovare altre persone che condividono il tuo stesso entusiasmo e interesse verso il viaggio, e io, che sono un'accompagnatrice turistica, ho visto nascere tante belle amicizie. Ma allo stesso tempo non pensare che essere in gruppo significhi non avere del tempo per se stessi. Io ho partecipato come viaggiatrice a un viaggio di gruppo e quando avevo voglia di fare una chiacchierata mi affiancavo ai membri del gruppo, ma se la sera avevo voglia di andare in camera a leggere un po', semplicemente salutavo e me ne andavo senza obblighi di nessun tipo. Alla stessa maniera stavo o no con altre persone durante il tempo libero previsto nel tour. È ecologico. Pensa quante auto non si spostano, non consumano carburante e non inquinano grazie all'uso di un solo pullman. Il ristorante cucina lo stesso menù per tutti, evitando sprechi. Maggiore sicurezza. Cadi e ti fai male durante il viaggio oppure ti ammali? C'è chi provvede alla tua assistenza medica. Non riesci a comunicare perché non parli l'idioma del posto né l'inglese? Le guide e l'accompagnatore turistico risponderanno alle tue domande e ti daranno il supporto necessario. C'è un problema in una camera dell'hotel? Il tour leader cercherà una soluzione per te.
Sono tanti gli imprevisti in un viaggio, ma ci sarà sempre qualcuno che ti aiuterà a venirne a capo e non è cosa da poco, soprattutto se consideri che ci sono professionisti come l'accompagnatore turistico che molto spesso conoscono già le procedure per risolvere un problema grazie alla sua esperienza. Un bravo tour leader sa addirittura prevedere un possibile problema e sa consigliarti in anticipo su come comportarti o vestirti. Per esempio, ti consiglia la calzatura più idonea per un determinato itinerario. Resta con me fino alla fine del video per conoscere l'ultimo vantaggio bonus che ti rivelerò più tardi. Passiamo ora a quali sono i compromessi che un viaggio di gruppo richiede. Devi rispettare gli orari imposti. Orari di partenza la mattina, la gestione del tempo libero per fare acquisti o per il pranzo libero, tempo misurato per usufruire delle toilette. Tutto rientra in schemi ben precisi e non può essere diversamente se ci si muove in gruppo. Questo potrebbe non piacere a tutti. Valuta bene questo aspetto prima di prenotare. Accettare un menù di gruppo. Non sarebbe fattibile in molti itinerari prevedere menù à la carte. Questo comporterebbe un costo maggiore, ma soprattutto un tempo estremamente lungo per soddisfare le richieste di 20, 30, 50 persone, a discapito del tempo da dedicare alle visite. Ti deve piacere. I compromessi che ho citato sono veramente piccoli accordi che danno però molti vantaggi. In realtà tutto diventa facile e accettabile solo ed esclusivamente se si considera un aspetto fondamentale. Il viaggio di gruppo ti deve piacere. E questo è il vero nocciolo della questione. Lo puoi capire veramente solo se lo provi almeno una volta. Fai molta attenzione sia al programma che al tour operator che scegli. Per questo affidati alla tua agenzia di fiducia che ha l'esperienza di consigliarti quale viaggio scegliere e con chi. Riassumendo, un viaggio di gruppo ruota attorno a questi concetti. Bellezza, itinerari scelti con cura. Conoscenza, imparerai molte cose. Sicurezza, se c'è un problema qualcuno lo risolve per te. Spensieratezza, tutto è già pronto per te. Condivisione, nuove amicizie. E infine, l'ultimo importantissimo beneficio di un viaggio di gruppo, che è l'emozione si moltiplica. In questo mondo sempre più virtuale, fatto di social network e comunicazioni scambiate davanti a uno schermo, il viaggio di gruppo ti porta a una dimensione più autentica. Il wow di fronte alle bellezze del mondo si propaga da bocca in bocca, da battito cardiaco in battito cardiaco, perché le emozioni si vedono e si rispecchiano sui visi delle persone. E questa energia è come elettricità che si espande nel gruppo e ti trasporta in una dimensione di gioia vera.